Today we have a very special guest. This is my teacher, Luciana. Ciao, sono Luciana, con me è la terza generazione di questa attività di panificazione. Luciana is the third generation of this Panificio, which is an Italian bread bakery. Questa attività appunto è iniziata intorno al 1920 e la cominciò mio nonno. This activity was started in the 1920s, this Panificio, by her grandfather. Poi mio padre l'ha continuato, c'erano anche altri fratelli che però sempre nell'ambito del commercio hanno continuato altre attività. So then her father and her brother continued. They tried some other things, but always in this general vibe of the Panificio. Prima il panificio non era ubicato qua, è sempre qui a Posillipo, però in un'altra zona, nei pressi del Parco Virgiliano. So this original location wasn't the original location. The first location was about 10 minutes down the street, but always in this zone of Posillipo, Napoli, by a park called Parco Virgiliano. Dal 1962 però il panificio è qua e diciamo quindi sono 62 anni che sta qua. È un panificio che ha avuto sempre un ottimo pacchetto clienti, alberghi di rilievo, buone salute. So this location has been here since the 1960s, and they've always had pretty good clients because they've been such a staple as part of Neapolitan culture. Some of their top clients are top hotels, top Maria, etc. Sto bene? Stop, basta. Bravo! Oh, oggi che Allora, lezioniamo? oggi come oggetto della lezione abbiamo le pizzette. Today we're making pizzette. We're going to start doing le pizzette, but the first step is making the pasta brioche. Luciana has her own pasta brioche recipe, and this is how it goes. Allora, per impastare la pasta brioche occorre 1 chilo di farina, 1 kilogram of flour, doppio zero, doppio zero zero, flour, 15 grammi di sale, 15 grams of salt, 150 grammi di zucchero, 150 grams of sugar, 150 grammi di burro, 150 grams of butter, 3 uova, 3 eggs, 20 grammi di lievito, 20 grams di lievito di birra di birra, fresh brewer's yeast, e mezzo litro d'acqua. half a liter of water. Gli ingredienti possono essere mischiati tutti insieme. Quando la pasta è ben amalgamata, la si lascia riposare per almeno un'ora. So we'll mix all the ingredients together, and when the dough is nice and sticky and mixed together, put it in a bowl and let it sit for at least 1 hour until it has doubled in size. Poi si dà la forma della pizzetta o di quello che si vuole fare. Nel caso delle pizzette si fanno tante palline. So then we put it into the form we want it, and in the course of the pizzetta, the first thing we do is make palline, little balls. Una volta fatte le palline, queste palline vengono adagiate nella leccarda ad una certa distanza le une dalle altre e devono crescere. So once you make the balls out of your brioche dough, you'll put them on a pan a distance enough apart so that they have space to double in size. So now we're going to show you how to make the palline, the little balls, with the pasta brioche. Allora, dall'impasto ottenuto si separano delle palline, diciamo di circa 100 grammi. Se le si vuole più grandi, più piccole, poi Circa quanti grammi? 100 grammi. So you're going to divide the balls into about 100 gram pieces. E viene fatta tonda tonda. They need to become round, round, smooth, smooth. E si mette, questo è un poco grande, Il mio è un piccolo, un po' piccolo. e mette un altro po' di pasta. Queste palline devono crescere almeno una mezz'ora.
These balls have to grow at least half an hour perché sono dure. because they're hard. Quando sono cresciute, sono diventate belle morbide morbide, When they've vengono grown- schiacciate. Okay. When they've grown, they become nice and soft, and it leaves the imprint of your finger. You can move them. Spianate. Facciamo la forma? Ah no? Sì, schiacciamo. Allora, vengono schiacciate. So now you're gonna press your fingers into the balls. Si deve fare un po' un buchetto al centro, dove andrà il pomodoro. Okay, you'll make a little indentation in the center, and that's where the tomato sauce will go. Perché se no il pomodoro esce fuori, capito? See, otherwise the pomodoro sauce will escape to the outside. Dopo la prima schiacciata, le si lascia riposare un altro po'. After we've stretched the first time, we're gonna let it wait for about 15 minutes. Sì. To make the dough rise and become soft faster, you can put your pizzettas in a nice warm place. We've put them at the bottom of the forno, the oven, and we've covered them with a plastic bag. This will accelerate the growth process so that we can start to work with them sooner. Allora, ora le pizzette sono cresciute, possiamo stenderle per la seconda volta, Now the pizzas have grown, we can extend them for the second time. poi mettiamo pomodoro, Then we'll put on the tomato, mozzarella, the mozzarella, un filo d'olio a bit of oil, e le facciamo crescere per un'altra decina di minuti. and we'll make it grow for another 10 minutes. Dopodiché le inforniamo. After, we'll put them in the oven. Bene, bra! Ciao ciao! Allora, stendiamo nuovamente le pizzette che intanto si sono ammorbidite e nel dargli la forma facciamo un buchetto centrale in modo che il pomodoro non fuoriesca. Now we're extending them, and we're adding a little like divot in the middle so that the tomato sauce can go inside without escaping. Così va bene? E ancora un poco perché po' vedi più? non la devi schiacciare un po' in più. Dimmi quando. Va bene così. Ok, bene. Queste schiaccio io? Sì, vai. Vedi? Un poco più di forza perché si deve allargare. A little bit more effort because it needs to anche get questa. bigger. Also this one. Quella in effetti va stesa più volte proprio perché tende a ritirarsi. We need to extend them more because they tend to shrink back together. Questo? Brava, verso l'esterno. Schiaccia anche un po' i bordi. Così. Benissimo. Ora mettiamo il pomodoro. Questo pomodoro deve essere preventivamente condito. Cioè qua noi abbiamo già messo olio e sale. We have oil, salt, tomato, e qualcosa altro? No, basta. Per il pomodoro usi una passata? Sì, una Sì, passata, sì. senza pezzi. Okay, so it's just a blended tomato paste without pieces. Bene. Ecco qua. Vedi perché ci voleva il buco? Perché il pomodoro deve andare al centro. We have a hole because the E il tomato needs to buco? stay in the center. Lo contiene. The hole contains it. Ora prendiamo della mozzarella. Now let's take the mozzarella. Ooh. Here, our mozzarella is made with bufala, Sì. which is the water buffalo. So, Poi chi vuole può mettere la provola o you il can fior also di put latte, provola for your però dinner. in genere noi mettiamo la mozzarella. You can put different kinds of cheeses, but usually we put la mozzarella. Un filo d'olio ancora perché nel pomodoro c'era, però un altro po' d'olio A ci little vuole. bit of oil. There's already some oil in the tomato sauce, but we want a little bit more oil on top.
Bene, così. Poi ora si mettono di nuovo a crescere, però questa volta devono crescere poco, 10 minuti. Okay, now we'll let them grow again for about 10 minutes. E dopo 10 minuti si possono infornare. After 10 minutes, we'll put it in the oven. Ecco qua, le lasciamo qua 10 minuti, crescono, dopodiché le inforniamo. We'll let them rise for 10 minutes, let them grow, and then we'll put them in the oven. What temperature is the oven set to? Qual è la temperatura del forno? Allora, questa non deve essere una temperatura molto alta. Okay, Perché it doesn't la need to be pasta very brioche high. ha lo zucchero Uh-huh. e lo zucchero fa subito colorire la pasta. Okay, aspetti. The pasta brioche has sugar, and the sugar immediately colors the dough and makes it burn. 180, 180 degrees Celsius. sì. Oh. Now we're just hanging out here. We're waiting for the pizzas to grow. Stiamo aspettando per le pizze di crescere. Aspettiamo che le pizze che stasera si mangiano Andy e Marco. Yeah. Eh. Marco and I'll probably eat the pizzette tonight. Yeah, so this is our favorite spot to hang out in the bakery. Just on bags of flour. È comodo questo È molto sedere. comodo. È comodo. Sa? 4 è molto per Marco io, non vuoi? Non le mangiate? Forse 4 è troppo. So now we'll let them sit in the oven for about 10 minutes. Sì, 10 minutes. Brava. Questa cosa è più grande. Che pensi? Io penso che vanno bene. It came out good. È andata bene. Buona. Una Ambi, una Marco e un'altra Ambi e un'altra Marco. No, dai. Perché le I butti? tuoi figli. No, no. O posso condividere con amici? Sì. Condividi con amici. Ok. Dici a Marco, se non sono buone è colpa tua. Le mie pizzette sono buonissime. She said if they're not good, it's my fault. Ho visto, fatto per un po'. Buona. Grazie. Let's give some to Marco and see what he thinks. Che pensi? Molto buono. I hope you enjoyed this classic pizzetta recipe, and I'll see you at the next video. Ciao!